Buongiorno, molte grazie di essere qua con noi. Buongiorno. La prima domanda che vorrei farle è rispetto un po' al suo percorso lavorativo, al ruolo dirigenziale che ricopre in questo momento, rispetto a qual è secondo lei la funzione sociale e il ruolo dell'arte in generale e nello specifico qual è la funzione educativa di poli museali e archeologici e come si integrano con la cittadinanza. Io credo ovviamente, facendo questa professione, fermamente nel ruolo educativo dell'arte, nel ruolo anche curativo, ma tra l'altro è provato da esperti che l'arte cura depressioni e non solo, anzi bisognerebbe fare, credo, molta più attività insieme al Ministero della Salute per avere proprio programmi specifici all'interno dei musei, per un pubblico estremamente diversificato. Ma al di là di questo, credo sia evidente che l'arte in un luogo come l'Italia, in fondo, è per noi fortemente identitario. L'archeologia, l'arte è fortemente connaturata con la nostra realtà, la nostra vita quotidiana. Noi viviamo in città d'arte, ci muoviamo in paesaggi che sono paesaggi storici, storicizzati, paesaggi che sono punteggiati da pievi, da chiese, da palazzi. È impensabile dimenticare tutto questo e non fare in modo che all'interno della nostra formazione l'arte, l'educazione alla bellezza e l'educazione alla tutela sia fondamentale. Noi dobbiamo comprendere, e ne parlerò oggi nella mia produzione, quanto sia importante il nostro patrimonio, ma anche fragile, e quanto sia importante una tutela che deve essere condivisa da tutti. Dobbiamo tutti capire quanto sia importante e che cosa fare per salvare e traghettare questo patrimonio nel futuro. Rispetto a questo tema, la città che ci ospita oggi, Venezia, è una città in cui si vede molto bene la difficoltà di coniugare da un lato quello che diceva lei, cioè la tutela del patrimonio, e dall'altra la sua valorizzazione. Rispetto a questo vorrei chiederle, in base alla sua esperienza lavorativa, quali sono le sfide di coniugare questo doppio binario, da un lato della tutela, della conservazione e dall'altro della valorizzazione, quindi anche della promozione del patrimonio culturale. È chiaro che le nostre città, i nostri musei, i nostri luoghi archeologici, essendo fragili, hanno bisogno di una programmazione, innanzitutto di manutenzione. Però ovviamente al di là della manutenzione che può, come dire, prevenire o meglio rallentare i danni che il tempo, che lo scorrere del tempo procura a rovine, a palazzi, a edifici storici. Ma al di là di questo ovviamente c'è la pressione antropica e su questo ci dobbiamo ovviamente confrontare affrontandola come una vera e propria sfida per il futuro, ma la pandemia ci ha insegnato anche qualcosa su questo, ci ha insegnato anche quanto sia importante diversificare, quanto sia importante il digitale, quanto sia importante fare in modo avere un distanziamento. Allora che cosa bisogna fare? Certo, non c'è una ricetta unica, dipende dai contesti, ma è chiaro che bisogna comunicare molto il nostro patrimonio per fare in modo che anche il turismo sia distribuito in maniera più omogenea, non solo concentrato nei grandi attrattori, Pompei, il Colosseo o il centro storico di Venezia. Bisogna fare in modo che si conoscano realtà straordinarie, come ce ne sono migliaia nel nostro territorio. Pensiamo anche a Venezia. Quanti turisti vanno ad Altino, il museo di Altino, che è un museo fondante per la storia del Veneto antico, degli antichi veneti, quindi parte integrante della nostra storia, perché la nostra storia è fatta di un mosaico di popoli, un mosaico di genti che poi sono stati uniti nella cultura globalizzante all'epoca di Augusto, del mondo romano, e da qui la tradizione attraverso il Medioevo è arrivata fino a noi. È chiaro che bisogna comunicare questi luoghi con linguaggi adeguati. Spesso i visitatori non si avvicinano a questi luoghi perché non li sappiamo raccontare. Allora la comunicazione diventa importante. Ecco, rispetto al tema dei nuovi linguaggi, lei anche ha nominato la pandemia. Questi 2 anni ci hanno insegnato che da un lato il digitale può sopperire a delle mancanze di spostamento, all'impossibilità di muoversi, e dall'altra però hanno rivelato delle vere e proprie possibilità comunicative nuove, diverse, un nuovo modo di esprimersi. Rispetto a questo, come vede il nuovo museo del futuro? Come pensa che si integrerà il museo con le nuove tecnologie e col digitale? Beh, è chiaro che i musei fanno parte della nostra società contemporanea e si devono adeguare alle sfide della società e alle esigenze e ai bisogni della società. In fondo, come diceva Croce, la storia è sempre una storia contemporanea, quindi dobbiamo fare in modo che i musei
parlino con il linguaggio contemporaneo e che quindi sia un linguaggio che raggiunge tutti. Ma ovviamente il digitale non vuol dire solo facciamo un'installazione o facciamo un'opera d'arte digitale. Il digitale è un mondo con cui ci dobbiamo confrontare, ma che deve affiancare la materialità degli oggetti. I nostri musei e la nostra specificità sta anche nella materialità di un patrimonio che è straordinario. Se vediamo questo museo, ha dei capolavori anche originali dell'arte greca, che ovviamente non devono essere fruiti solo attraverso una riproposizione digitale, ma ovviamente il digitale è una sfida da affrontare. Pensiamo solo al discorso degli NFT e che cosa significano per il nostro patrimonio. È un tema talmente complesso che va non solo affrontato ma anche regolamentato. Proprio per questo presso la Direzione Generale Musei ho insediato una commissione di esperti proprio per elaborare delle linee guida sul buon uso degli NFT per il nostro patrimonio culturale. Tra le sfide del contemporaneo sicuramente ci sono le due questioni congiunte dell'accessibilità e dell'inclusività. Quali crede che siano le misure più efficaci per rendere il museo un luogo accessibile e inclusivo in senso lato, e qual è il ruolo di didattica e ricerca per perseguire questo obiettivo? L'accessibilità è una delle misure del finanziamento del PNR che fa proprio capo alla mia direzione generale, a quella dei musei, e abbiamo 300 milioni di euro per progetti legati all'accessibilità, che ovviamente non vuol dire solo abbattimento delle barriere architettoniche. Questo è il livello base e ci mancherebbe che i nostri musei non siano accessibili e diversamente abili. Ma la sfida di con cui ci confrontiamo con questa misura di finanziamento è quella dell'abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri musei parlino a tutti. I musei finora, molti dei nostri musei, hanno un linguaggio non solo desueto, ma assolutamente che non racconta. Quindi dobbiamo ripensare i racconti, dobbiamo pensare a racconti che raggiungono tutte le categorie di visitatori, ovviamente da quelli diversamente abili, ma anche le fasce d'età diverse. Dobbiamo fare programmi per bambini, programmi per famiglie con bambini, perché è importante che appunto sin dai primi anni ci si confronti con questo nostro patrimonio straordinario. Dobbiamo fare in modo che i giovani entrino nei musei con linguaggi adeguati. Quando Cristian Greco ha organizzato con Mahmoud un video all'interno del Museo Egizio, si è gridato lo scandalo. Io non credo che sia questo uno scandalo, anzi credo che sia una maniera di far parlare i nostri luoghi con un'altra lingua, che raggiunge tutti e che quindi può spingere tutti ad entrare finalmente nei nostri musei. Un'ultima domanda per gli studenti e le studentesse che guarderanno questa intervista: quali consigli e suggerimenti darebbe loro a coloro che si stanno affacciando alle professioni nell'ambito dei beni culturali e della tutela del patrimonio artistico e culturale? Come si sta evolvendo questo mestiere? Anzitutto, prima studiare molto, confrontarsi con realtà a livello internazionale, quindi approfittare di tutte le possibilità che anche l'università ci dà, a cominciare dall'Erasmus per esempio, per entrare in contatto con luoghi diversi dai nostri, quindi confrontarsi con altre mentalità, con altre culture, con altri luoghi della cultura, e poi soprattutto capire che il nostro lavoro non si può fare se non in un'ottica fortemente interdisciplinare. Il nostro non è un lavoro dove gli archeologi lavorano da soli, come spesso hanno fatto, senza confrontarsi con i restauratori, con gli architetti, con gli storici dell'arte, con le varie branche anche delle discipline informatiche. Bisogna saper lavorare in team. Questo non vuol dire che bisogna imparare tutte le discipline, ma conoscerne i metodi e l'efficacia che hanno nell'ambito del patrimonio culturale. Quindi team interdisciplinari, dialogo, apertura, comunicazione. La ringrazio molto per questa chiacchierata e per il suo tempo. Buon lavoro a tutti e in bocca al lupo.